In alto sulle montagne, incastonato tra antichi pini, viveva il maestro Chen, un maestro zen rinomato per la sua saggezza e tranquillità. Un giorno, un visitatore, desideroso di imparare dal maestro, salì il ripido sentiero fino alla sua dimora isolata. Il visitatore, uno studioso noto per la sua arguzia e la sua lingua ancora più tagliente, si avvicinò al maestro Chen con aria di superiorità. «Maestro Chen», esordì con la voce intrisa di disprezzo, «ho sentito parlare della tua saggezza, ma mi chiedo se tu possieda veramente la conoscenza e l'intuizione che gli altri ti attribuiscono». Il maestro Chen, con il viso sereno e imperturbabile, sorrise gentilmente allo studioso e indicò una tazza sul tavolo. «Dimmi, studioso», iniziò il maestro Chen con voce calma come uno stagno immobile, «cosa vedi?» Lo studioso, desideroso di dimostrare il suo intelletto, si gonfiò il petto e dichiarò: «Vedo una semplice tazza di terracotta, comune e insignificante». Il maestro Chen annuì, con sguardo fisso. «Ora», continuò versando lentamente il tè nella tazza fino a farlo traboccare, «dimmi cosa vedi?» Lo studioso, colto alla sprovvista dal tè che trabordava, balbettò: «Vedo una tazza piena, traboccante, incapace di contenerne altro». Il maestro Chen posò la teiera e guardò intensamente lo studioso. «La tua mente», disse dolcemente, «è come questa tazza. È piena di opinioni, giudizi e pregiudizi, senza lasciare spazio all'ingresso della vera saggezza». Le parole del maestro Chen colpirono nel profondo il cuore dello studioso. Si rese conto della verità contenuta nelle parole del maestro, riconoscendo che la sua mente, così piena di sé, era stata accecata alla vera comprensione. Da quel giorno in poi, lo studioso si dedicò a svuotare la sua tazza, approcciandosi ad ogni incontro con umiltà e cuore aperto, pronto a ricevere saggezza dalle fonti più inaspettate. Nell'arazzo della vita incontriamo costantemente una miriade di esperienze, alcune piacevoli, altre difficili e molte che si collocano nel mezzo. È in questi momenti di difficoltà, quando ci troviamo di fronte a parole dure, azioni scortesi o intenzioni offensive, che scopriamo la vera misura della nostra forza interiore. Quando qualcuno ci rivolge negatività, è come se ci tirasse una pietra, sperando di suscitare una reazione, di infrangere la nostra compostezza e di agitare dentro di noi le acque turbolente della rabbia, del risentimento o del dolore. Tuttavia, abbiamo il potere di scegliere come rispondere a queste pietre. Possiamo scegliere di reagire d'impulso, lasciando che la pietra ci colpisca con tutta la sua forza, creando ondate di dolore e sofferenza che si propagano ben oltre l'impatto iniziale. Oppure possiamo scegliere di affrontare la pietra con consapevolezza, riconoscendola per ciò che è, una proiezione della sofferenza di qualcun altro, e scegliendo di non lasciarla penetrare nelle profondità del nostro essere. Quando reagiamo d'impulso, spinti dalla rabbia o dal desiderio di infliggere dolore a nostra volta, alimentiamo un ciclo di sofferenza. Restiamo impigliati in una rete di negatività, gettando benzina sul fuoco della discordia e perpetuando un ciclo di dolore da cui può essere difficile liberarsi. È in questi momenti di reattività che causiamo a noi stessi la maggior parte della sofferenza, permettendo alle azioni degli altri di dettare il nostro stato emotivo e di offuscare il nostro giudizio. Riconoscendo la natura fugace di queste emozioni negative e scegliendo di rispondere con saggezza e compassione, creiamo uno spazio di pace dentro di noi e impediamo alle azioni degli altri di infrangere la nostra tranquillità interiore. Questo non significa che dobbiamo tollerare i comportamenti offensivi o rimanere passivi di fronte all'ingiustizia. Piuttosto, si tratta di riconoscere che il nostro vero potere risiede nella nostra capacità di scegliere la nostra risposta,
di liberarci dal ciclo di reattività e di rispondere con saggezza, comprensione e un cuore compassionevole. Immaginate uno stagno immobile, la cui superficie è liscia come uno specchio che riflette il cielo azzurro sopra di esso. Ora immaginate qualcuno che raccoglie una pietra e la lancia nel centro dello stagno. Cosa succede? La pietra, al momento dell'impatto, crea delle increspature che si propagano verso l'esterno, disturbando la tranquillità dell'acqua. La superficie, un tempo serena, diventa agitata, il suo riflesso distorto dalle onde che si allargano. Questo semplice atto di lanciare una pietra in uno stagno è una potente metafora per comprendere la natura delle azioni e delle reazioni. La pietra rappresenta le parole o le azioni offensive che ci vengono rivolte, mentre le increspature rappresentano l'impatto che tali azioni hanno sui nostri pensieri, sulle nostre emozioni e sui nostri comportamenti. Così come la pietra interrompe la quiete dello stagno, così le azioni offensive interrompono la nostra pace interiore, creando increspature di rabbia, tristezza o risentimento che possono offuscare la nostra percezione del mondo che ci circonda. Tuttavia, è importante ricordare che le increspature, come tutte le cose, sono impermanenti. Possono propagarsi verso l'esterno, disturbando la superficie dello stagno, ma alla fine si placheranno e l'acqua tornerà al suo naturale stato di quiete. Lo stesso vale per il nostro stato interiore. Anche se le azioni offensive possono scatenare in noi emozioni forti, anche queste emozioni sono impermanenti. Riconoscendo la natura transitoria sia degli eventi esterni che delle nostre reazioni interne ad essi, possiamo iniziare a coltivare un senso di distacco dagli alti e bassi della vita. Questo non significa diventare indifferenti alla sofferenza nostra o degli altri. Piuttosto si tratta di riconoscere che la nostra vera forza risiede nella nostra capacità di rimanere radicati nel momento presente, di osservare i nostri pensieri e le nostre emozioni senza giudizio e di scegliere le nostre risposte con saggezza e compassione. A volte la risposta più potente è non rispondere affatto. Scegliendo di non reagire, possiamo allentare la tensione e mantenere la nostra pace interiore. È una testimonianza della nostra forza e del nostro autocontrollo. Ricordate, non vale la pena combattere ogni battaglia. Quando ci troviamo di fronte a incontri spiacevoli è fondamentale rimanere con i piedi per terra. Fate un respiro profondo e ricordate a voi stessi che avete il potere di scegliere la vostra risposta. Praticate l'empatia e cercate di capire il punto di vista dell'altra persona. Questo non significa che dobbiate essere d'accordo, ma può contribuire a disinnescare la situazione. E, se necessario, non esitate ad allontanarvi. La vostra pace mentale è fondamentale. In un mondo ben lontano dalla perfezione, trovare la serenità può essere una sfida, eppure è alla nostra portata. Abbracciate le imperfezioni che vi circondano e che sono dentro di voi. Lasciate andare il bisogno di controllo e accettate le cose così come sono. La serenità nasce dall'accettazione e dalla profonda comprensione che tutto è transitorio. Abbracciando questo stato d'animo possiamo trovare la pace anche nel caos.